Dopo l'ultimo GP ho detto che ne avrei parlato. Infatti, eccomi qua. La storia di Track Limit, il verde, conosciuto da molti ormai. Da un paio di anni da questa parte che tra MotoGP e Formula 1 non sa chi è peggio. Uno che tocca un po' il verde, penalità. L'altro che esce con tutte e quattro le gomme dalla linea bianca, penalità. Discutibile, anche se regola applicata quasi sempre alla lettera. L'unico problema qual è? Che in base alle circostanze dovrebbe essere applicata una regola. Invece qui o non viene applicato o viene applicata sempre allo stesso modo e quindi male. Parliamo di tutte le categorie, non solo Moto 2, Moto 3 o MotoGP. Mi soffermerò sulle moto perché per la Formula 1 sarebbe da aprire un altro proprio capitolo, che il concetto è lo stesso ma è molto diverso perché hanno quattro ruote chiaramente, quindi è più difficile analizzare nel dettaglio i vari scenari, però ecco, anche lì ci sarebbe da discutere abbastanza. Focalizzandoci sul moto mondiale, le penalità più discusse di quest'anno, insomma, Binder l'ultima gara o come quelle di Acosta ad Assen un paio di mesi fa, questi track limit qua uccidono il motorsport a mio parere. Sono stati introdotti anche in campionati minori. Quando sono andato a fare il BSB, per esempio la wild card a Donington, ci hanno detto di non andare sul rosso. Vabbè, lì fuori dai cordoli c'è il rosso al posto del verde, però il concetto è lo stesso. E oltre al cordolo, insomma, venivi penalizzato dopo 3 volte long lap. La soluzione quale può essere? Sono stato al circuito di Almeria un paio di giorni fa, lì il verde non c'è, ci sono i sassi. Sì, i sassi, perché non è neanche ghiaia, ma delle rocce così. Non dico di arrivare a questo punto perché ovviamente il circuito di Almeria è un circuito per allenarsi, non è un circuito omologato e quindi non avrebbe senso incrementare il rischio di uno sport che già è rischioso, lo è di suo. Però ci sarebbe da valutare meglio il tempo che un pilota effettivamente guadagna uscendo dai limiti della pista, perché se voi mi dite che Acosta, perdendo l'anteriore, tagliando la chicane praticamente sull'erba, sulla ghiaia, insomma, abbia guadagnato, io non credo, anzi addirittura ha dato una posizione, e nonostante ciò, perché avevano detto che avrebbero applicato la regola alla lettera prima del weekend, hanno fatto che l'hanno penalizzato lo stesso con un long lap. Discusso anche quello, poi vabbè, quello è un altro discorso, mettiamolo di lato, però capite quello che voglio dire, non può essere applicata la regola a una lettera così, che già di suo è stupida, perché ragazzi un pilota sulla moto, ve lo assicuro, non si accorge se tocca il verde in gara, quindi è evidente che c'è un problema di fondo. Non sono io a dover dire come può essere sistemata questa cosa perché non è il mio mestiere, però io dico che secondo me rovina un po' la magia delle gare, il fatto che dopo ogni gara si vada a vedere se è scattato il sensore, quante volte è scattato, muovere i piloti come pedine. Adesso Binder va indietro di una perché ha toccato il verde dall'ultimo giro. Sono le regole, è giusto che vengano applicate. La regola in sé, che è corretta, per il modo in cui viene applicata in base agli scenari, capite? Non può essere applicata ugualmente in base a un pilota che esce dalla curva, lo prende largo e guadagna mezzo secondo, magari ne sorpassa anche 2 all'esterno, così sul verde, ok, allora lì avrebbe senso. O in qualifica non toccare il verde ha senso, ma in gara che 2 piloti si sportellino, uno vada sul verde o meno, bisognerebbe lasciare che il risultato venga deciso in pista e non della gente al computer fuori pista, perché anche nel nostro campionato quest'anno c'è stata gente che è stata penalizzata con 1, 2, 3 long lap perché toccava il verde. Non me ne lamento, perché se tutti andassero sul verde tutti avremmo un vantaggio catastrofico, però potrei prendere 1000 esempi in cui andare sul verde mi ha fatto perdere tempo o addirittura dove mi ci hanno spinto e non ho tratto alcun vantaggio, anzi perso tempo e posizioni. E comunque i warning arrivano sempre, quindi tu vai sul verde e ti arriva il warning, è regolare. Regolare. Per me è tutto normale. Però c'è un però, andrebbe rivisto il regolamento e applicato in base alla situazione, e io non mi stancherò mai di dirlo. Due piloti in gara che si toccano e uno va sul verde, si gira, gli dà la posizione e dice ok, ci siamo sistemati, a posto, continuiamo a battagliare. Non serve che si intromettano gli steward a dire no, ho toccato il verde, devi andare indietro, così. Cioè, mi sembra follia. Il punto di questo video è analizzare il perché track limit possono essere una cosa utile, ma allo stesso tempo stupida. What? Bro, what are you talking about, man? Perché hanno poco senso a mio parere, però è giusto che ci siano dei limiti del quale uno non può andare, se no tutti quanti gli avrebbero tutto e vabbè. Però, come ho detto già prima 20.000 volte, andrebbe applicata una regola con giudizio. Ma la regola del tipo su questa curva singola non importa se ti spingono fuori, comunque ti diamo la penalità, no, capite? Ogni curva, non importa se sia una S come quella di S in finale, e se sia un curvone, va trattata allo stesso modo. Fuori dalla linea bianca c'è il verde e non ci puoi andare. Se ci vai fuori da solo e non perdi almeno un tot di tempo, ok, però deve essere una finestra di tempo, non può essere per esempio un secondo preciso, come non mi ricordo quant'è esattamente, però come fa un pilota a contare, deve perdere 1, 2, 3 secondi, cioè se come ha fatto Pedro ad Asse
fai passare, guardi indietro, alzi la mano, cioè la penalità non serve perché hai già perso quello che dovevi perdere, anche se non è un secondo preciso. Comunque eri davanti e hai perso una posizione più che sufficiente, capite? Tutte queste regole che vanno a influenzare troppo il risultato finale, secondo me sono inutili e andrebbero levate o comunque riviste. Non serve tutta questa influenza da parte degli steward, ecco. Non lo dico perché voglio usare il verde ogni gara, io sia chiaro, anche perché è sporco, quindi non è che guadagni più di tanto. Secondo me mettere l'erba come al BSB non sarebbe una brutta idea, così la finiremo una volta per tutte di lamentarci. Certo sarebbe pericoloso, però bisogna anche vedere lì in base al circuito se sarebbe possibile o meno. Ho voluto fare questo video per parlare un po' generalmente delle idee generali di quali potrebbero essere, diciamo, i modi per ovviare al problema. Sicuramente applicare le regole in base alla situazione, mettere l'erba o mettere dei sensori un po' più lontani dal cordolo, perché quando tu tocchi il verde il sensore scatta quasi sempre, tocchi il verde di tanto così il sensore scatta. Però il problema qual è? Che la gomma flette, perché è una gomma morbida, l'accelerazione tutto va sul cordolo, la gomma flette e tocca il verde, però magari non guadagni niente. Quindi secondo me se si sposta il sensore un po' più in là, se scatta vuol dire perché ci sei passato sopra netto, hai guadagnato, allora avrebbe senso. Sono tutte idee che però ovviamente, ripeto, dico delle mie opinioni da pilota, come ho visto io secondo me i track limit quest'anno. Secondo me è una direzione gara molto incoerente, che ha fatto fatica a applicare la regola sempre allo stesso modo e comunque ha falsato molte volte i risultati, ecco. Fare un pensierino sul mettere i sensori un po' più lontano, io ce lo farei. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dei track limit, a me non piacciono e penso si fosse capito. Iscriviti, che ti vedo che non sei iscritto. Benissimo ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.